Da tempi immemorabili, l'umanità è stata affascinata e spaventata da creature che sfidano le leggi della natura. Tra tutte le leggende e i miti che hanno attraversato i secoli, pochi sono stati così persistenti e misteriosi quanto quello dei licantropi. Queste creature, che si trasformano da esseri umani in lupi, hanno ossessionato le menti umane, dando vita a racconti di terrore e meraviglia, ma anche di profonda curiosità scientifica. Nel corso dei millenni, molte culture e civiltà hanno cullato le leggende dei licantropi nei loro miti, nelle loro storie e nelle loro paure più profonde. Alcuni li vedevano come creature malefiche, mentre altri li consideravano guardiani dei boschi e spiriti selvatici. Ma indipendentemente dalle diverse interpretazioni, una domanda è rimasta costante. Cosa c'è di vero in queste storie? Sono i licantropi solo frutto dell'immaginazione? O esiste una base scientifica dietro questa leggenda millenaria? Il primo caso reale di licantropia è a metà tra leggenda e fatto di cronaca. È il 1521, siamo a Poligny, in Francia. Sotto un luminoso plenilunio, un viandante passeggia allegramente quando viene attaccato da un lupo. L'uomo si difende come può, ferisce la bestia e la mette in fuga. Deciso a ucciderla, segue le tracce di sangue. Si ritroverà davanti a una scena agghiacciante. L'uomo scopre che esistono i lupi mannari. All'interno di un'abitazione, una donna sta curando un uomo con una vistosa ferita, identica a quella inferta dal viandante al lupo. Il viaggiatore non ha dubbi. Capisce di essere stato assalito da un licantropo. Avvisa quindi le autorità. L'aggressore, Michel Verdun, viene arrestato. L'uomo, torturato, confessa di aver stipulato un accordo con il diavolo, di essere un lupo mannaro e di essere responsabile dei numerosi atti di cannibalismo avvenuti in città. Ammette anche di aver avuto due complici licantropi, Pierre Bourgot e Philbert Montot. Il primo confesserà di aver ucciso e divorato una bambina di 9 anni. I tre saranno arsi al rogo. Un altro caso reale di licantropia è avvenuto in Francia a fine 1500. Gilles Garnier vive come un eremita poco fuori dalla città di Dole. Stanco della solitudine, sposa una donna. La decisione gli sarà fatale perché la moglie, molto esigente, lo porterà alla pazzia. È l'ottobre del 1572 quando compie il primo omicidio. Trascina una bambina di 10 anni in una vigna fuori Dole, la strangola, la spoglia e le divora cosce e braccia. La settimana successiva Garnier assale un'altra ragazza, la morde, la graffia, ma prima di poterla mangiare viene messo in fuga da alcuni passanti. Nonostante ciò, la vittima morirà pochi giorni dopo a causa delle ferite profonde. Nel mese di novembre Garnier, ormai implacabile, uccide ancora. Stavolta sbrana un bambino di 10 anni. Durante questo periodo di orrore, molti bambini verranno trovati morti e parzialmente divorati. Una sera un gruppo di pendolari trova, in prossimità della casa di Garnier, il cadavere di un bimbo gettato in un cespuglio. I sospetti cadono sull'ex eremita e poco dopo l'uomo viene arrestato. Garnier, uno dei casi reali di licantropia più efferati, confessa di aver ucciso almeno 4 bambini di età compresa tra i 9 e gli 11 anni. Al processo giustifica la sua brutalità raccontando che durante una comune battuta di caccia gli apparve uno spirito che gli diede un unguento magico capace di trasformarlo in un lupo. Verrà ritenuto colpevole di crimini di licantropia e stregoneria e sarà bruciato sul rogo. È presente nella storia un altro celebre caso di licantropia, quello del killer tedesco Peter Stubbe, nato e vissuto tra il 1525 e il 1589 in una piccola cittadina rurale nei pressi di Colonia. Secondo le cronache di quel tempo, Stubbe venne accusato di aver ucciso alcune donne e una decina di bambini. Ciò che risulta essere più assurdo è che tra quei bambini assassinati troviamo anche i suoi stessi figli. Proprio così.
Stubbe avrebbe brutalmente massacrato anche la propria prole, senza un motivo specifico. Il particolare più agghiacciante, tuttavia, riguarda il suo modus operandi. L'uomo azzannava le vittime con i suoi stessi denti, mordendo con forza la giugulare. Un comportamento caro a grandi predatori, come il leone. Antiche cronache riportano anche che, dopo averli uccisi, il serial killer era solito portare i cadaveri in luoghi appartati per poterne bere il sangue o consumarne gli organi in santa pace. Oltre agli esseri umani, nelle notti di luna piena Peter Stubbe sventrava e si cibava di capi di bestiame. Venne arrestato quando, dopo un tentato omicidio fallito, venne riconosciuto da un testimone. La deposizione di colpevolezza dell'uomo ha ben poco valore perché venne estorta sotto tortura. Peter ammise di aver praticato magia nera e di essere stato sedotto dal diavolo. Il demonio, infatti, gli avrebbe regalato una cintura magica grazie alla quale poteva trasformarsi volontariamente in un lupo. Un vero e proprio licantropo assetato di sangue, che non risparmiava nemmeno i propri figli. Ovviamente venne condannato a morte, sottoposto ai peggiori supplizi del tempo e infine bruciato. Una sorte che la Chiesa riservava spesso agli accusati di stregoneria o ai malati psichiatrici. Di un altro caso di licantropia di fine 1500 si sa ben poco, perché una volta giustiziato sul mostro venne applicata la damnatio memoriae, una pratica adottata fin dall'antica Roma, che prevedeva la cancellazione di ogni documento relativo al condannato, ritratti, atti legali e quant'altro. Il serial killer era un sarto di Chalon in Francia che attirava i bambini nel suo laboratorio, dove li torturava. In seguito li tagliava in pezzi e se ne cibava. Pare che, quando non riusciva ad attirare i giovani nel suo negozio, uscisse mascherato da lupo per catturarli. Fu arrestato e arso vivo in una piazza pubblica. Non si dichiarò mai pentito, neanche in punto di morte. Passiamo al 1603, in Francia, più precisamente in Guascogna. È ormai da tempo che numerosi bambini scompaiono nel nulla e le autorità non riescono a far altro che brancolare nel buio. Poi, finalmente, le indagini conducono a un ragazzino di 14 anni, Jean Grenier. Il giovane ammette di aver ucciso diversi bambini, tuttavia precisa di averlo fatto con le sembianze di un lupo, grazie a una pelliccia regalatagli da uno sconosciuto. Dirà inoltre che ogni notte era in compagnia di altri 9 licantropi e che insieme a loro si recava in città alla ricerca di prede. Vista l'età, Grenier non fu condannato a morte, ma bensì internato in un convento e sottoposto a una cura religiosa. Cosa ne fu di lui è ancora oggi un mistero. Diversi casi di cronaca nera riguardanti i lupi mannari sono stati registrati anche in Italia. Alla fine degli anni 40 fu arrestato a Roma il cosiddetto lupo mannaro di Villa Borghese, Paolo Rossi, un uomo che secondo le dichiarazioni durante gli attacchi era invaso da un forte calore, talmente forte da spingerlo a denudarsi per correre nell'erba, comportandosi per l'appunto in maniera bestiale. A seguito di un primo avvistamento venne descritto come un uomo dal comportamento assai strano, che amava raschiare il suolo con violenza fino a farsi sanguinare le dita. Ululava alla luna con voce inumana e si nascondeva tra i cespugli per meglio aggredire chi per primo passava nei paraggi. Fortunatamente non si registrarono vittime. Riuscì a spaventare solo un paio di ragazze che chiamarono immediatamente la polizia e lui fuggì, facendo perdere le sue tracce sul lungo Tevere. Un altro avvistamento venne registrato successivamente nel novembre del 1947, quando sempre a Villa Borghese fu segnalata alle forze dell'ordine la presenza di un uomo col volto celato da un berretto grigio, avvolto da un pastrano scuro che si abbeverava alle fontane o con dell'acqua sporca e ringhiava, impaurendo i passanti. La sua identità fu rivelata quando, il 14 luglio 1949, sempre immancabilmente in una notte di plenilunio, avvertita in tempo, arrivò sul posto la polizia. Riuscirono a catturarlo non senza fatica. Era palesemente alterato e troppo forte da farsi soggiogare con facilità.
Un'altra nota vicenda è quella di Yolanda Pascucci, la cosiddetta lupa di Posillipo, uno dei primi casi femminili di lupa mannara. Yolanda nacque a Roma nel 1921 e la sua infanzia era trascorsa tranquilla, come tanti bambini della sua età, senza dare il minimo sospetto in famiglia di soffrire di patologie insolite, crisi o segni evidenti della malattia. Era in piena salute. La prima manifestazione di una lunga serie si manifestò a soli 12 anni e dovette sin da ragazza fare i conti con questa strana patologia che la macchierà per tutta la vita, segnandola soprattutto nella sua vita privata. Queste crisi iniziarono a diminuire con la crescita, ma il suo segreto, tutelato come tabù di cui vergognarsi, rimase circoscritto in famiglia. In gioventù convolò felicemente a nozze con un musicista e questa nuova fase della vita sembrava darle forza, vitalità e spensieratezza. E per un bel po' della sua misteriosa malattia non si parlò più. L'unico all'oscuro di tutto che ignorava il suo passato era appunto il marito, che non conosceva i dettagli di alcuni strani comportamenti che colpivano Yolanda in determinati giorni dell'anno, soprattutto quando appariva assente o lontana. Dal musicista la donna ebbe 2 figli, che proteggeva con molta cura, preoccupata del fatto che potesse aver trasmesso ai piccoli il suo stesso male. A distanza di alcuni anni dal matrimonio, Yolanda avvertì che qualcosa in lei non funzionava. Aveva un brutto rapporto col proprio corpo, ma non nell'aspetto fisico, anzi, era disgustata del suo aspetto interiore. Quel malessere stava ritornando, con nuove crisi che avrebbero messo in discussione il suo rapporto coniugale. Durante le notti di luna piena, la donna, per non farsi scoprire dal marito e per salvare l'incolumità dei bambini, quando era affetta da licantropia era costretta a fuggire nel cuore della notte, ululando dagli spasmi, e si nascondeva lontano da loro, per poi rientrare all'alba col volto sconvolto, in preda all'angoscia. Le crisi furono sempre più frequenti e il marito la scoprì. Venne a conoscenza del terribile segreto e si preoccupò di trovare una cura che potesse lenire quel suo male. Fu sottoposta a varie cure mediche, fin quando prese l'amara decisione di scappare e lasciare la famiglia per salvaguardare la vita dei suoi cari. Una sera preparò le sue cose e scappò di casa, nascondendosi a Napoli, convinta che l'aria del mare di Posillipo, impiegata come cura naturale contro ogni male, avrebbe in qualche modo giovato sulla sua salute. Dalle cronache si apprende che durante una di queste crisi Yolanda fu ritrovata in un locale notturno di Napoli e bloccata dalla polizia, che la condusse all'ospedale degli incurabili. In preda ai suoi spasmi come una vera indemoniata, fu legata al letto e sottoposta a cure per attenuare la crisi. All'indomani, quando si calmò e tornò in sé, scappò dall'ospedale e si diede alla fuga, facendo perdere definitivamente le sue tracce. Nel 1951 un altro caso singolare si registrò a Madonna di Monte vicino Savona, dove una bambina di 4 anni, Rosalba Guizza, emetteva veri e propri ululati ed era dotata di una forza smisurata. Questi ovviamente sono solo alcuni dei moltissimi casi registrati nei secoli. Come accade per tutte le bestie rese immortali della letteratura, non si conosce mai il confine tra fantasia e verità, o probabilmente tale confine non esiste affatto. Il termine licantropia deriva dal greco antico ed è il risultato dell'unione di 2 parole, likos, cioè lupo, e anthropos, ovvero uomo, quindi letteralmente lupo-uomo. Un mutaforma con abitudini antropofaghe e un appetito fuori dal comune. Secondo le leggende esistono differenti tipologie di uomini lupo. In alcuni casi l'individuo è stato maledetto e si trasforma contro la sua volontà ad ogni luna piena. In altri casi, invece, essere uomo lupo è un potere conferito da una discendenza di sangue e quindi, grazie ad alcuni antenati magici, è l'individuo a decidere se e quando trasformarsi. Nei casi più gravi, alcuni individui affetti da licantropia sono stati in grado di attaccare e uccidere, oltre che a sviluppare un innaturale istinto di mangiare gli organi delle loro vittime, in particolare il cuore. Secondo la tradizione, sono molti i modi per diventare licantropi.
L'unico che non figura e non viene mai citato è il morso. Chi viene morso da un lupo mannaro non diventa lupo mannaro esso stesso. Il morso come veicolo dell'infezione mutaforma è una trovata narrativa relativamente moderna, dovuta quasi certamente a una contaminazione proveniente dalle storie sul vampirismo. Per tutto il Medioevo, invece, per trasformarsi in lupi il modo più sicuro rimaneva ricorrere alla magia. Ciò ovviamente implicava che la trasformazione fosse volontaria. Per compierla ci si doveva spogliare della propria pelle e indossare una pelle di lupo. Se si era restii ad autoscorticarsi, poteva bastare indossare una cintura confezionata con la pelle di questo animale. Caratteristica fondamentale perché la pelle potesse funzionare era che la testa fosse sostanzialmente intatta, se possibile con ancora il cranio inserito a supporto dei denti. La pelle ovviamente non poteva essere quella di un comune lupo, ma doveva essere una specie di veste maledetta. Questa doveva essere consegnata da Satana, che volentieri la forniva a persone esecrabili, oppure, secondo consolidata tradizione, in cambio dell'anima. Un'alternativa all'uso della pelle era il ricorso a unguenti o filtri magici. Uno dei componenti fondamentali era quasi sempre il grasso di lupo. A volte questo veniva mescolato con sostanze tossiche come la belladonna, oppure dagli effetti psicotropi. Una delle più note ricette di filtro magico prevedeva di mescolare cicuta, semi di papavero, oppio, zafferano, assa fetida, solano, prezzemolo e giusquiamo. Una parte andava spalmata sul corpo e un'altra parte invece bevuta. Non era quindi improbabile che una persona, se assumeva un simile intruglio e sopravviveva, si comportasse come un animale invasato, arrivando ad essere pericoloso. Un ulteriore sistema di trasformazione era bere acqua licantropica, cioè raccolta nelle impronte lasciate da un uomo lupo. La demonizzazione del lupo, avvenuta prevalentemente nel Medioevo, ha fatto in modo che i cosiddetti licantropi fossero perseguitati e condannati dal Tribunale dell'Inquisizione. Si pensa che solo in Italia, durante tutto il Medioevo, le persone condannate con l'accusa di licantropia siano state più di 5.000. Nonostante già a partire dal XVII secolo la licantropia sia stata classificata unicamente come condizione psichiatrica, le leggende su umani in grado di trasformarsi in lupi non sono affatto state sradicate. In Italia, Francia e Germania si pensava che un uomo potesse trasformarsi in un lupo mannaro trascorrendo la notte a dormire fuori casa, con i raggi lunari a illuminargli la faccia. Si credeva poi che, dopo questa pratica, l'individuo sarebbe stato in grado di trasformarsi a piacimento. Nei Balcani, particolarmente in Bulgaria e Romania, diventare lupi mannari prevedeva indossare nudi una cintura fatta di pelle di lupo. Da quel momento in poi, l'uomo lupo non sarebbe mai stato in grado di ritornare umano. Questo metodo di trasformazione è molto simile a quello della Scandinavia, in cui per ottenere la licantropia un umano doveva indossare la pelle di un lupo facendo sì che questa lo coprisse dalla testa fino ai piedi. In realtà, nel nord Europa, i lupi e i lupi mannari erano visti in modo positivo. Infatti, i soldati, soprattutto quelli di origine Sami, erano soliti indossare pelle di lupo a mo' di armatura. Questo sia perché il lupo, nel folklore scandinavo, era simbolo di forza, ma anche e soprattutto perché la pelle di lupo era particolarmente resistente contro alcune armi, come per esempio le frecce. Negli altri continenti in cui la presenza di lupi è minore, se non pressoché inesistente rispetto all'Europa, assistiamo all'utilizzo di altri animali al posto del lupo, come frutto di leggende. Si parla di uomo tigre in Asia, uomo volpe in Giappone, uomo orso in Russia, uomo iena in Africa e uomo puma nell'America Latina. Queste varianti, comunque, oltre che meno celebri, sono anche molto meno dettagliate del lupo mannaro europeo, con la sola eccezione dell'uomo volpe nipponico, che trae ispirazione dalle leggende sugli yokai. In Italia, Francia e nella penisola iberica, l'unico modo per curare un lupo mannaro era attraverso un esorcismo, in quanto si riteneva che i lupi mannari fossero posseduti dal demonio. Nei Balcani, particolarmente in Grecia, si riteneva che fosse sufficiente farlo stancare.
Questo perché era pensiero comune che mantenere la forma di licantropo richiedesse un enorme quantitativo di energie e dunque la strategia più usata contro la licantropia era quella di portarli all'essere esausti, così da ritornare umani. Praticamente in tutta Europa si riteneva che fosse possibile riconoscere un uomo lupo già da prima che si trasformasse, seguendo questo schema di caratteristiche. Le sopracciglia si incontrano sulla cima del naso, formando un unico monociglio. Ha unghie lunghe e particolarmente curve. Ha le gengive estremamente rosse e canini più affilati del normale. Inoltre si pensava che i lupi mannari in forma umana fossero particolarmente deboli e non capaci di fare anche i più semplici sforzi fisici. I licantropi sarebbero quasi totalmente uguali agli altri lupi, se non fosse per l'assenza della coda, della capacità di camminare su due zampe e a volte della capacità di parlare. Al contrario di quanto si pensi, la debolezza dei lupi mannari all'argento non nasce con i moderni film, ma risale ai tempi del Tribunale dell'Inquisizione. Infatti uno dei più comuni metodi di punizione per i sospettati di licantropia era versare sul loro corpo dell'argento incandescente. Alcune credenze popolari per uccidere un lupo mannaro consigliavano sempre l'uso dell'argento, ma con modalità diverse. Bisognava trafiggere il mannaro con una lama di argento o sparargli con una pallottola dello stesso materiale. La credenza si deve alle proprietà di disinfettante che, fin dall'epoca greca, erano associate a questo metallo. Secondo alcune credenze, l'arma d'argento deve anche essere stata benedetta o addirittura fusa da un crocifisso d'argento. Le più complesse sono una versione piemontese e una francese della Santoigne, una provincia francese. Secondo quella piemontese, la fusione doveva provenire non solo da un crocifisso d'argento benedetto, ma doveva essere realizzata la notte di Natale. La versione della Santoigne invece non prevedeva espressamente l'argento, ma le pallottole dovevano essere benedette in particolari ore della notte, in una cappella dedicata a Sant'Uberto. Nella convinzione popolare si credeva anche che era destinato a diventare lupo mannaro chi nasceva malauguratamente la notte di Natale, perché questa era la sera consacrata alla nascita del figlio di Dio e non ai figli degli uomini. Notte di magia e mistero, causa per cui, per punire quest'atto blasfemo, si era colpiti dalla maledizione. Un'alternativa che sembrava funzionare bene, almeno con quelli che usavano una pelle di lupo per trasformarsi, era la distruzione della pelle stessa. Opzionalmente, dopo aver ucciso il lupo mannaro, si poteva procedere al taglio della testa prima della sepoltura. Un'antica leggenda di origine nordica raccontava che in una famiglia il settimo nascituro di un settimo figlio aveva buone possibilità di diventare licantropo. Il lupo mannaro è una delle figure horror più antiche, ma nel cinema ha dovuto lottare non poco per emergere, perché in un primo momento la sua figura non ha attecchito nei cuori dei fan dell'orrore, o almeno non come avevano attecchito altri mostri iconici, vedi Dracula, il mostro di Frankenstein o la mummia. Basta vedere le produzioni uscite tra gli anni 40 e 70. Rispetto agli altri mostri, l'uomo lupo ha sempre avuto uno spazio secondario. Il primo film sui lupi mannari risale al 1913, The Werewolf, un cortometraggio oggi andato perduto, poiché tutte le copie si suppone siano andate distrutte in un incendio nel 1924. Poi sono arrivati gli anni '80 e tutto è cambiato. È arrivato un trittico che ha risollevato la popolarità di questo magnifico personaggio dell'orrore gotico, ma andiamo con ordine, partendo dall'inizio e citando solo una piccola parte della filmografia sui lupi mannari. Il bellissimo L'uomo lupo del 1941, diretto da George Wagner con Lon Chaney Jr. come protagonista. È uno tra i primi film che merita di essere menzionato. Prodotto dalla Universal, questo film è ancora oggi una delle migliori pellicole sui licantropi. La storia, più volte ripresa anche in seguito, è quella di Larry Talbot, un gentiluomo gallese che torna a casa dopo aver fatto pace col padre, in seguito alla morte del fratello. Qui si invaghisce di una ragazza di un villaggio poco distante, ma una notte vengono aggrediti da un pericoloso lupo mannaro.
Nell'uccidere il presunto mostro, Larry viene ferito al petto e non sarà più lo stesso. Il suo gesto non verrà premiato, perché da quel giorno il giovane, oltre a sentirsi strano, sarà anche sospettato di omicidio. In La donna lupo di Londra del 1946 è una fanciulla a ricoprirsi di ispidi peli dalla testa ai piedi, pur di poter sposare non il ricco che vorrebbe sua madre, ma lo squattrinato che ama veramente. Ma è molti anni dopo, con L'ululato nel 1981, che ritorna la figura della bella che è al contempo bestia. Karen White è una famosa giornalista, alle prese con un'importante inchiesta. La diretta della cattura del sadico serial killer che terrorizza la città. Dopo l'omicidio del mostro, la donna, traumatizzata dall'evento, segue il consiglio del suo psicologo di riposare in una bucolica comunità agricola dove potrà con calma superare l'accaduto. Invece, è proprio qui che si nasconde l'orrore. Questo film, in un certo modo, distrugge l'immagine romantica dell'uomo lupo per mostrare il lato violento e bestiale di un branco, cioè della società. Il regista Joe Dante ha voluto, con questa pellicola, mettere in scena una feroce critica alla società mediatica. Il film di Dante non è troppo lontano ideologicamente da quello del regista John Landis, autore del successivo Un lupo mannaro americano a Londra. Entrambi, infatti, oltre a condividere il primato per la trasformazione in lupo mannaro in diretta, usano la metafora della licantropia per arrivare a chiedersi, tra l'uomo moderno e il mostro arcaico, chi è la vera creatura immonda. Ancora oggi, la trasformazione di David, il protagonista, in licantropo, è una delle più belle della storia del cinema. I due studenti in vacanza nella brughiera inglese di Un lupo mannaro americano a Londra faranno una brutta fine. Uno diventa un uomo lupo, l'altro si trasforma in zombie. Landis sa mescolare orrore e ironia e ottiene un Oscar per il trucco. In una filmografia sui licantropi che si rispetti, non poteva mancare Stephen King. Ecco allora che nel 1985 arriva Unico indizio, La luna piena, pellicola tratta da un suo libro. Agli effetti speciali una garanzia assoluta, Carlo Rambaldi, già famoso per film quali Alien, E.T. e King Kong. La trama segue le vicende di Marty Kozlow, un giovane costretto sulla sedia a rotelle che vive con i genitori e sua sorella maggiore Jane. Presto la vita dei cittadini dell'apparentemente tranquillo piccolo centro rurale subirà una svolta dopo una serie di efferati omicidi che avvengono durante le notti di luna piena. Wolf, la bestia è fuori del 1994, vede l'educato e gentile Jack Nicholson trasformarsi in feroce cacciatore e riparare ai torti subiti, senza perdere però né il senso morale né l'amore della splendida ereditiera interpretata da Michelle Pfeiffer. Oltre a questi due grandi attori vanno citate le musiche composte niente meno che da Ennio Morricone e gli effetti speciali realizzati dal pluripremiato Rick Baker. Sicuramente degno di menzione abbiamo Dog Soldier del 2002, ambientato in una foresta nei pressi di una cittadina scozzese. Una coppia è in campeggio nei boschi. Improvvisamente entrambi vengono aggrediti e divorati brutalmente da una misteriosa bestia. Contemporaneamente, in una foresta, vediamo il soldato semplice Lawrence Cooper che evade dal proprio campo per unirsi alle forze speciali, ma viene fermato da alcuni soldati guidati da un sinistro capitano. E come non citare il divertente Cursed, il maleficio del 2005. Dopo un incidente d'auto dal quale riescono ad uscire incolumi i fratelli Jimmy ed Ellie, iniziano a percepire delle strane forze fisiche e mentali incontrollabili. Per venire a capo di questa situazione dovranno capire che si sono imbattuti in un lupo mannaro. Entrambi, timidi ed inibiti, subiranno un notevole cambiamento. La storia della licantropia è antica quanto l'uomo. A partire dai riti sciamanici se ne trovano tracce praticamente in tutte le culture e nelle sfumature più variegate. La letteratura di tutti i tempi ha usato l'immagine del lupo mannaro nei modi più diversi. Certo, il fine è sempre stato il medesimo, unire l'uomo a qualcosa di magico, di misterioso. Ma tornando con i piedi per terra, i lupi mannari esistono davvero?
C'è qualcosa di vero o è solo leggenda? Può aiutarci la moderna scienza medica a darci una spiegazione? Sembrerebbe proprio di sì, anche se l'eziologia del fenomeno uomo-lupo varia molto. Da una parte fa riferimento ad una ben definita sindrome genetica, nota come ipertricosi, che giustificherebbe la folta peluria di intere famiglie. Dall'altra si pone l'accento più sugli aspetti comportamentali, talvolta gravemente psicopatologici, connotando una vera e propria malattia psichiatrica. È chiamata scientificamente ipertricosi, una rara malattia chiamata in gergo sindrome del lupo mannaro. È caratterizzata da una normale presenza di folti peli su tutto il corpo, viso compreso, che può manifestarsi fin dalla nascita oppure insorgere nel corso della vita. Ad oggi questa malattia è considerata rara, poco più di un centinaio di casi in tutto il mondo, e sarebbe causata dal disturbo di alcuni geni presenti nel DNA. La sindrome è conosciuta dalla letteratura medica anche come malattia di Abramas, con riferimento alla descrizione che ne fece il naturalista italiano Ulisse Aldrovandi nel 1648, quando la descrisse per la prima volta nella figura di Petrus Gonsalvus, un nobiluomo che si trasferì in Francia dalle Isole Canarie. Il suo aspetto fisico suscitava sempre curiosità e interesse in Europa, ma era principalmente apprezzato per la sua enorme cultura e gentilezza, definito il gentiluomo di corte di Enrico II di Francia. Il caso di Petrus Gonsalvus ha ispirato la leggenda di La Bella e la Bestia, in quanto andò in moglie alla bellissima Catherine, damigella d'onore della regina Caterina de' Medici, che al momento di conoscere lo sposo svenne di colpo alla vista. Ma poi l'amore fece tutto il resto, e quel piccolo dettaglio fu un vero vanto e non una disgrazia. Viaggiò in Italia, soggiornando alla corte di Margherita di Parma, apprezzando la cultura del nostro paese. Negli ultimi anni della sua vita si stabilì con la sua famiglia alla Reggia di Capodimonte, dove morì nel 1618. Oggi un soggetto colpito dalla sindrome del lupo mannaro o ipertricosi susciterebbe disgusto e orrore, verrebbe messo da parte dalla società e privato della sua umanità. Questo naturalmente se ci si concentrasse solo sull'aspetto estetico, trascurandone il contenuto. Contrariamente a quanto accadeva secoli fa, quando questi individui suscitavano l'interesse della comunità scientifica, destavano la curiosità di regnanti che si contendevano per avere a corte un uomo di tale portata, un esemplare unico, degno di nota, spesso investito di grandi onori. In campo psicopatologico dobbiamo invece fare riferimento alla licantropia clinica. Questa è una rara condizione mentale, con presenza di delirio di trasformazione somatica, che induce chi ne è affetto a credere di potersi trasformare in un animale. La sindrome costringe chi ne soffre a voler assomigliare ad un animale, spesso ad un lupo, nell'aspetto ma principalmente nel comportamento. Negli stati più gravi i malati desiderano cibarsi di carne cruda, a volte umana e di sangue. Questa patologia fa parte della branca delle teriantropie, di cui rappresenta certamente la variante più diffusa, ovvero una psicopatia che spinge chi ne soffre a credersi un animale di una specie in particolare oppure no. Sono numerosi infatti i casi in cui i teriantropi non sono coscienti di una specifica identità animale, ma si credono semplicemente degli umani animali. Invece una malattia che spesso in passato per la sua sintomatologia è stata interpretata come licantropia è la rabbia. Il rabies lissa virus o virus della rabbia viene trasmesso abitualmente all'uomo attraverso il morso di un animale infetto. Durante l'incubazione si possono avere sintomi con sensazione di dolore alla ferita, senso di inquietudine, agitazione motoria, allucinazioni e idrofobia, ossia avversione all'acqua, dovuta a dolorose contrazioni spasmodiche della laringe e della faringe, che fa produrre al malato versi di agonia molto simili a degli ululati. È curioso come la fantasia dell'uomo per spiegare la licantropia abbia voluto fondere la natura umana proprio con quella del lupo. La verità è che il lupo, per noi umani, è ambiguo per davvero. È l'animale che più ci somiglia e che allo stesso tempo ci minaccia. È l'unico mammifero che, in quanto a diffusione, ha rivaleggiato con gli umani. Dove c'era l'uno, c'era l'altro.
Le nostre specie si sono letteralmente contese pezzi di pianeta per secoli, come due tribù rivali. Entrambi siamo creature territoriali. Abbiamo un'organizzazione sociale, gerarchica, familiare. Proteggiamo e soprattutto insegniamo ai rispettivi cuccioli le vie della vita. Il rapporto tra uomo e lupo è a dir poco complesso e molto probabilmente non esistono altri parallelismi in natura. Il lupo è nei fatti specchio dell'uomo, che è a sua volta conteso intimamente da pulsazioni opposte. Questo è senz'altro il motivo per cui i lupi mannari, finti o reali che siano, hanno tanto fascino.